Adoro il picnic, c'est très chic. Chiaramente, per farlo in modo appropriato, bisogna organizzarsi con un po' di attrezzatura. Il picnic, pensate, è veramente antichissimo ed è nato in maniera molto diversa da come noi lo pensiamo oggi. La sua origine risale al 1600. A quel tempo il verbo picnic significava rubare qualcosa in un momento quasi nascosto, quindi questo termine si riferiva soprattutto al fatto che il picnic veniva consumato all'aperto e non era un'occasione formale. Negli anni si è modificato tantissimo e ovviamente sono stati poi sia francesi che inglesi nella loro storia a dargli quest'idea di regale. Oggi effettivamente molto spesso i picnic si dividono in due modi, quelli veramente molto frugali, che a me non piacciono tanto, e quelli che oserei dire principeschi, che ogni tanto vengono organizzati da qualche albergo in esotiche località di vacanza. Io ho due cose che ritengo siano irrinunciabili nel mio picnic: un cestino di vimini, ma termico, e tovagliette con dentro argenteria e cristalleria. Lo so, non prendetemi per matta, ma se le cose devono essere fatte bene e con stile, bisogna organizzarsi. Quindi direi la prima cosa che faccio quando organizzo un picnic è tirare fuori l'argenteria, tovaglioli e tovagliette di lino. Ho trovato queste che sono molto pratiche perché hanno anche una busta nella quale tutto si può inserire. E quindi guardate, una volta chiusa, ciascun ospite, potete fare anche così, ha un simpatico pacchettino che serve sia per trasportare le posate che anche per determinare la mise en place una volta che sarete a destinazione. Nel tempo il picnic è stato veramente descritto in mille modi. Forse quello che mi piace di più è quello che ha dipinto Manet nel 1864 con il suo Déjeuner sur l'herbe. A parte il fatto che è un quadro bellissimo, ma mi dà un senso di relax infinito. E poi ci sono queste signore belle, formose, che sembra abbiano proprio voglia di mangiare, e questi piatti prelibati che non aspettano nient'altro che essere consumati. L'argenteria sì, effettivamente è un po' una particolarità, ma a quei tempi ovviamente non era un problema, c'erano molti servitori che seguivano le signore che andavano a fare picnic. Il picnic era normale in tempo di caccia per gli inglesi, oppure lungo la Senna per i parigini. E quindi perché non approfittarne anche noi per un romantico magari déjeuner sur l'herbe anche a Roma, a Milano o a Firenze o in qualunque città d'arte? Ci sono parchi, ci sono punti verdi dove ci si può appoggiare e basta una pratica tovaglietta e qualche altro plus come attrezzatura per trasformare il picnic in un'occasione veramente diversa. Ora tocca ai bicchieri. Non c'è picnic chic che si rispetti e che non porti un po' di champagne, e quindi bottigliette piccole dai quali gli ospiti potranno servirsi direttamente. Poi direi, insieme ai miei club sandwich, visto la stagione, qualche ciliegia. Queste sono già lavate, affinché possano essere consumate direttamente dal contenitore. Le metto in 2 bicchierini d'acqua e poi le copro con della pellicola. Così una volta a destinazione non dovremmo fare nulla se non mangiarle. Sapete che, secondo uno studio francese, il picnic è considerato il pasto più romantico perché veniva utilizzato soprattutto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento dai baldi giovinotti che volevano sedurre le loro signorine, e quindi essere invitate ad un picnic, insomma, è un po' come chiedere a una ragazza: vuoi venire a vedere la mia collezione di farfalle? Almeno questo secondo i francesi. Quindi le ciliegie e lo champagne mi sembrano molto appropriati. Voi che ne dite? Ecco, in questo modo uniamo praticità e stile. Queste avanzano, ma non le butteremo via. Un'ultima cosa, un po' di lino in più giusto per avvolgere i miei calici, così, anche perché una delle cose importanti è considerare il mezzo di trasporto con il quale si andrà a picnic. E adesso siamo pronti per riempirlo. Questo è un cestino geniale, difficilissimo forse da comprare, ma io non me lo sono lasciato scappare e lo uso tutta l'estate, anche se mio marito non ne è tanto contento perché una volta che è pieno è abbastanza pesante. Però direi che tutti gli altri sono molto contenti di sapere che dentro, al fresco, si trovano veramente cose molto prelibate. Ecco qua, bisogna fare attenzione perché si chiude con la cerniera, io lo andrò a chiudere soltanto da un lato per lasciare fuori le bottiglie, così. Ora, club sandwich, gli ho tolto gli stecchini e poi provvederemo a rimetterli una volta a destinazione.
Se avete paura di macchiare le tovagliette, usate magari un sacchetto di carta, ma rigorosamente nuovo. Ciliegie, così. Uno. E adesso non mi resta che mettere i miei calici. Ecco qua. Può darsi che non vi si chiuda, non importa. Non rinunciate a nulla e soprattutto non lasciatevi prendere dalla tentazione di lasciare a casa i bicchieri e utilizzare quegli orribili bicchierini di carta con il vostro champagne freddo. Ricordatevi di mettere all'interno del ghiaccio e... salute! E avrete fatto. Ecco, sono rimasti fuori i bicchieri d'acqua, ma direi che potremmo utilizzare tranquillamente quelli che abbiamo usato per le ciliegie una volta che le ciliegie saranno state mangiate. E quindi a questo punto, come ogni volta, non mi resta che augurarvi buon appetito! Magic, mystery and charming in the wake of your smile. I see magic in your eyes. Romantic, sweet and fascinating. How can I resist you? I hear magic in your sighs. Magic, magic.